La persona bella, il commerciale bello, è quello che veramente aiuta il cliente a risolvere i problemi, è quello che crea un rapporto di fiducia. Chi è il numero 1? Queste 10 lezioni sono quello che ho imparato io in 35 anni, che consideriamo best practice, cioè le cose che adesso noi abbiamo imparato e che insegniamo ad altri in modo che loro non devono passare 30 anni a fare tutti gli errori che abbiamo fatto. Probabilmente servirebbe non solo agli imprenditori ma anche in generale alle persone che lavorano, perché i profili di prodotto, di mercato e finance in realtà sono dei profili di personalità che forse stanno in ognuno di noi. Quando ti abitui a dover vendere, a dover cercare i clienti per il tuo prodotto, quindi sei un B che deve andare a suonare campanelli, un po' alla volta pensi di essere quello che sa vendere, che sa fare l'M. In realtà l'M fa tutto un'altra cosa. Se sei un P e fai l'M, stai facendo di fatto una cosa che è fuori dalla tua natura. Ho ripensato a tutte le modalità con le quali faccio attività di impresa. Lui fa il commerciale sempre dalla parte del cliente, dal punto di vista dicendo io sono dalla tua parte. Alcune persone mi dicono ma dove trovo questa persona con questa esperienza? No, dove trovi questa persona che ha il carattere di fissare a 100 volte col sorriso ogni giorno? Una persona una mattina prende, va, apre un'azienda, assume persone, inizia a fare business senza che, a parte alcune attività particolari, servano dei requisiti, delle autorizzazioni, dei corsi, senza che nessuno ti spieghi qualcosa. Tu diventi responsabile di soldi, di persone, delle vite delle persone, di cose delicatissime, senza che nessuno si chieda tu chi sei, chi non sei, se sei capace, non sei capace, senza che nessuno ti spieghi come si fanno queste cose, no? TQC, in questo momento tra 0 e 100% di qualità, qual è la qualità del tuo prodotto? In questi 2 giorni con Ernesto ho capito come si chiamavano quelle cose che io facevo in maniera istintiva e senza consapevolezza. Oggi ho più consapevolezza. E quindi cosa fare di questa consapevolezza? Infatti oggi proprio, questa mattina, pensavamo al dopo, no? Ernesto stesso ci diceva, occhio quando tornate poi a casa, in ufficio, al lavoro, non entrate tipo schiacciasassi perché questo non è produttivo. Voglio essere sicuro che voi non torniate al lavoro dopodomani immediatamente andando a crocifiggere i turisti che non gliene frega niente. Se un turista che lavora con voi vi fa comodo perché fa quel lavoretto che può fare senza nessuna passione, fateglielo fare. Però sta a voi, se volete avere un team, un vero team, trovatevi degli amanti, non dei turisti. Ci sono persone come voi che hanno la stessa metodologia, lo stesso approccio, la stessa voglia di fare rete, locale e globale, per poterci aiutare a vicenda. È stato molto interessante essere in collaborazione con altri imprenditori un modo per ripensarsi, costruire un futuro diverso con delle prospettive nuove. Dare un nome alle cose. Qui al MED mi viene dato un metodo per strutturare l'azienda in modo da viversela meglio. Questo corso andrebbe fatto prima, diciamo, no? Prima di Prima di farsi male da solo, trovare altri con cui condividere questo viaggio.